Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi gita fuori porta, non siamo sulle nostre montagne ossolane, ma sono in Liguria, sono precisamente nel parco regionale del Beghua, un bellissimo parco che ha delle peculiarità per quanto riguarda la fauna, la flora, la vegetazione e soprattutto a livello geologico, che adesso man mano che proseguiremo il nostro giro andremo a conoscere e a vedere un pochino. Il giro di oggi parte da Sassello e arriva a Prato Rotondo, al rifugio, quindi dormiremo in rifugio. È una gita abbastanza semplice e, come vi dicevo, che presenta vari punti di interesse. È una gita più che altro esplorativa perché è una zona in cui non sono mai stato, di questo parco ne ho sentito parlare molto bene, quindi vedremo strada facendo. In questo momento mi trovo sotto questo bellissimo esemplare di agrifoglio, una pianta latifoglie sempreverde che cresce in climi abbastanza temperati. Qua siamo a una quota all'incirca di 800 metri, è tutto decorato di bacche rosse, molto bella come pianta in generale. Questa pianta si trova ovviamente anche nelle nostre zone dei laghi, in zone un pochino più temperate. Caratteristica particolare, sopra l'agrifoglio ha le foglie lisce e nella parte bassa, se guardate lì, sono foglie più spinose e sembra quasi che sia un sistema di difesa della pianta per proteggersi da eventuali nemici, ecco. Poi inizia la parte già di faggeta e prima siamo passati da una zona tutta ricca di pioppi, castagni, ciliegi, noccioli, insomma vegetazione mista riparia boschiva di bassa quota, e adesso saliremo fino all'incirca ai 1200 metri di quota. Prima di presentarvi la mia compagna di escursione di oggi, lasciate che vi parli brevemente dei capi di Revolution Race. Revolution Race è un brand che indosso praticamente sempre, sono i miei capi da montagna preferiti, proprio perché sono, oltre che comodi e adatti alla montagna, sono anche particolarmente belli, quindi nonostante si tratti di capi da montagna li potete utilizzare anche per la vita di tutti i giorni. In questo momento sto indossando il Tornado Fleece, che è questo pile abbastanza leggero, con due tasche laterali e una tasca superiore, vestibilità sempre molto bella e possibilità anche di inserire il pollice all'interno della manica. Un nuovo pantalone Explorer Outdoors Jeans, che è una nuova tipologia di pantalone che provo per la prima volta. È un jeans molto elastico con delle tasche laterali, molto bello. E poi ho la Flex Down Jacket che porto sempre con me perché pesa pochissimo e vi fornisce molto calore. È un piumino molto leggero che vi salva in situazioni di emergenza. Anche lui ha una vestibilità abbastanza aderente ed è molto elastico, quindi è un piumino che si adatta molto bene alle varie attività, quindi alpinismo, arrampicata e al semplice trekking. Grazie a questa collaborazione c'è il 15% di sconto che potrete utilizzare per un periodo limitato. Vi lascio qua comunque in descrizione il codice di sconto da utilizzare. Ringrazio Revolution Race per questi fantastici capi di abbigliamento e continuiamo il nostro giro.
Ciao Sara, benvenuta. Ciao Luca, grazie. Come stai? Bene, grazie. Bene. Lei è Sara, è una mia amica con cui mi conosco da circa 10 anni e niente, oggi hai questo privilegio di questa gita in questo parco in cui non sono mai venuto, quindi potenzialmente potremmo anche perderci, però hai anche un vantaggio, cioè che non dormiremo in tenda, quindi dormiremo in un comodo rifugio. Sei contenta? Molto. Bene, come ti sembra questa zona, questo posto fino ad ora? Bellissimo, poi è una bellissima giornata. Abbiamo già visto tanti torrenti, tanti diversi alberi, tante diverse rocce. Esatto, rocce Il mio metamorfiche. geologo di fiducia qui. E adesso parleremo, infatti, diremo due parole sulle rocce di questo posto. Ho studiato un pochino, ma l'argomento è molto complesso, quindi mi auguro di dare una spiegazione relativamente corretta, considerate che non sono un geologo. Cercherò di dare una spiegazione geologica molto elementare, anche perché non sono un geologo, quindi ho proprio cercato di capire e semplificato i concetti. In quest'area ci sono questi affioramenti di rocce verdi che vengono chiamate ofioliti e sono praticamente delle rocce che fanno parte della crosta terrestre oceanica, quindi crosta profonda che praticamente si viene a generare quando due placche tettoniche si allontanano, si viene a creare una dorsale come quella che attualmente esiste in mezzo all'Oceano Atlantico, quindi la dorsale medio-atlantica, quindi allontanandosi viene rilasciato del magma, delle rocce, che sono rocce molto antiche e profonde che arrivano praticamente dagli strati del mantello, quindi non dalla crosta terrestre, proprio perché sono in profondità oceanica, quindi manca tutto quel pezzo di crosta che normalmente siamo abituati a camminare sopra. Quindi queste rocce vengono tra virgolette espulse da questa fessura, si viene a creare questa dorsale e già subiscono dei processi di metamorfosi. Queste tipologie di rocce indicano la presenza di un oceano in espansione. Quindi qua è come se fossimo su un oceano antichissimo di 160 milioni di anni fa, che è l'oceano Ligure Piemontese. Le placche si allontanarono e crearono questo oceano, un oceano caldo, dove sorgevano anche delle barriere coralline che poi sono andate a finire sulle attuali Dolomiti. Però questo processo geologico è durato relativamente poco. Successivamente ci fu l'orogenesi alpina, quindi la placca africana ed europea si scontrarono e per fenomeni di subduzione una finì sotto l'altra, e queste rocce, queste peridotiti, queste rocce molto antiche del mantello subirono ulteriori trasformazioni e durante questi movimenti riaffiorarono come stiamo vedendo adesso in varie forme praticamente. Queste rocce verdi si chiama serpentino. Il serpentino praticamente sono queste rocce del mantello che a causa di pressioni e temperature elevate e variabili in base alle condizioni formano per l'appunto varie tipologie di serpentino. Qui i due serpentini più presenti mi risulta che siano il crisolito, che è più conosciuto come amianto, poi c'è l'antigorite, che per l'appunto è stata scoperta in Valle Antigorio, quindi zone ossolane, le nostre zone, le nostre montagne. Quindi questa crosta oceanica non è che è solo presente qua è presente in grossa parte, è molto visibile, ma si può anche vedere nelle nostre valli ossolane, proprio perché è stata integrata all'interno della catena alpina, perché questo oceano è andato a scomparire e a fondersi, tra virgolette, con la catena alpina. Questo più o meno è quello che credo di aver capito. C'è anche presenza di alcune barriere coralline fossili in questa zona, e per l'appunto vi dicevo è una zona di grande interesse geologico perché serve un pochino per studiare proprio tutta la storia del pianeta. Qui abbiamo proprio delle scaglie molto fini, si possono praticamente aprire a mano. Queste vengono definite rocce scistose perché tendono per appunto a scindersi, a suddividersi a scaglie.
Ecco, vedete questa scritta no miniera, mi rifaccio a questa scritta per aprire una parentesi riguardo al fatto che in questa zona, la zona del Parco del Beghua, c'è uno dei più grandi giacimenti di titanio al mondo. Attualmente non sfruttato, si parla sempre di un possibile sfruttamento, ma essendo comunque in un'area protetta sembrerebbe che la cosa non prenderà piede. Auguriamoci ovviamente che non prenderà mai piede effettivamente. C'è tra virgolette sempre questa costante minaccia di estrazione di una miniera all'aperto, perché proprio si tratta di un metallo prezioso e strategico a livello industriale, ecco.
Buongiorno a tutti, siamo da poco partiti dal rifugio di Prato Rotondo e in questo momento ci troviamo alla Cabana du Squarzin, che sarebbe l'equivalente di una delle nostre balme. È molto bella, in serpentino, tutta verde, con una bella nicchia dove eventualmente poter pernottare. Ci siamo risvegliati con una grande nebbia, però vabbè, anche così c'ha il suo fascino, vero? Sì, dai, bellissimo. Hai dormito bene? Molto. Bene, me ne compiaccio. Meritato riposo, devo dire. Sono finissime, le scaglie qua. Bellissimo. Che roba? Guarda qua, guarda Sembrano patatine, Guarda qua come si apre. Guarda, sembrano i nachos di ieri. Ragazzi, per questo video è tutto, abbiamo completato quasi il giro, mancano un paio di chilometri. Complessivamente questo giro d'anello è lungo circa 25 km con un 1200 metri di dislivello, quindi è un giro abbastanza fattibile per tutti, percorso molto semplice e molto interessante. Il Parco del Beigua sicuramente un bel parco da approfondire e magari da rivisitare. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like, lasciatemi un commento. Un saluto da Sara che rivedremo forse tra 1000 anni sul canale. No, dai, invitami di più. Vedremo. Non l'ho visto convinto però. Vedremo. Ciao a tutti, un saluto alla prossima. Ciao!